Ciao, allora siamo arrivati alla terza puntata del nostro restauro. Siete interessati a vedere come è cominciato? Nel nostro canale potete vedere la prima e seconda fase di questo procedimento. Oggi finiremo praticamente la fase di intellatura sul telaio del nostro quadro. Allora, oggi faremo la foderatura del dipinto che abbiamo cautelato l'altro giorno. Vi faccio vedere. Il nostro dipinto con la cautela ormai ben solida che deve proteggere tutta la superficie dalla caduta durante la lavorazione della foderatura o rintellatura e la stiratura. Siamo pronti quindi adesso a togliere la tela protetta dal telaio. Közben üdvözlöm magyar hallgatóinkat is, mert egyre többen vannak Magyarországról, akik beiratkoznak, és mivel egy breznai, gánóci magyar festőművész dinasztiáról van szó, nagyon örülök neki, hogy Magyarországról is vannak érdeklődők. Vediamo di togliere allora tutti i chiodi e ganci che fissano questa tela. Abbiamo un attrezzo speciale per questo. Rimuoviamo con attenzione la tela. Procediamo con la prima pulizia eliminando la polvere. Guardate che cosa si è raccolto: sassolini, polvere, sabbia, tutto proveniente dalla cattiva conservazione e stoccaggio. Allora, oggi faremo la foderatura del dipinto che abbiamo cautelato l'altro giorno. Vi faccio vedere. L'umidità deve essere veramente poca, appena che si imbiva bene ma che non stacchi la cautela. La colla di coniglio si ammorbidirà, diventerà di nuovo elastica e potremo lavorare bene dal retro. Ora giriamo la tela e procediamo alla carteggiatura. Rimuoviamo la maggior parte del sporco che impedirebbe di accoppiare le due tele. Prendiamo quindi la tela e pezziamo sulla misura del nostro telaio. La tela fissiamo sui chiodi centrali.
Tutto il procedimento di foderatura che avete visto in questa puntata è stata fatta in maniera come da centinaia di anni i restauratori lo fanno. Oggi ci sono apparecchiature che permettono questa foderatura farlo in 5-10 minuti. Purtroppo noi queste apparecchiature non abbiamo, ma vi facciamo vedere un brevissimo filmato dove si vede qual è la metodologia che si usa. Invece di restaurare un dipinto in 2-3 settimane, come questo procedimento che avete seguito, riusciremo a intelare un dipinto in 15-20 minuti. Non ci saranno più ferite sulle mani, non ci saranno più unghie rotte, si riuscirà a fare tutto molto più velocemente. Lasciamo raffreddare un po' la colla perché è troppo calda. Bene, vecchia tela. Procediamo all'estrazione dell'eccesso della colla. Ho la spatola di legno, partendo dal centro. Rimuoviamo quindi le due tele dal telaio. Procediamo quindi con la stiratura del nostro dipinto. Umidificando leggermente. Senza vapore. Prima della stiratura si notano molto bene ancora le crepe in rilievo, che dopo la stiratura dovrebbero rientrare perfettamente
in un piano orizzontale. All'inizio scaldiamo soltanto la superficie al fine di ammorbidire lo strato pittorico a base di olio, poi aumentando leggermente sempre di più la pressione, sciogliamo la colla di coniglio e appiattiamo le scaglie sollevate. Si nota già adesso la grande differenza tra le due superfici. Guardate l'angolo trattato e quello subito accanto dove non siamo ancora passati sopra. Sta molto bene questo quadrato qua in confronto a questo con tutte le crepe ancora in evidenza. Vi faccio vedere di nuovo la differenza di prima ed ora. Guardate in luce radente, le scaglie che erano completamente sollevate, oggi adesso malapena si notano. Con acqua bollente, ma non bagnato, soltanto con il calore, rimuoviamo, ammorbidiamo la cautela, la carta velina, e rimuoviamo del tutto ogni sporco e carta sulla superficie. Il procedimento è il seguente: in acqua di 60 gradi bagniamo un telo e prendiamo solo il calore senza l'acqua, scaldiamo e sciogliamo la colla di coniglio che si frappone tra la carta velina e lo strato pittorico. Come vedete, il sottilissimo strato di carta velina sta per staccarsi e sotto si trova già lo strato pittorico. La colla di coniglio misto la melassa si comporta anche da detergente, rimuove lo sporco secolare che potrebbe essere sulla superficie del dipinto, ammorbidisce e ci permette più tardi di procedere con eventuali solventi. Come vedete, questo è il procedimento.
Come potete vedere, adesso la superficie del dipinto è pulito da ogni sporco idrosolubile. Passeremo con un solvente per rimuovere inquinamento e sporco oleoso. Vedete che la superficie è completamente liscia, non si notano più crepe sollevate sulla superficie della nuova tela. La superficie del dipinto adesso è completamente asciutto, come lo vedete anche molto opaco perché è stato rimosso tutto lo sporco e tutto quello che nei decenni si è depositato. Non so se si nota nel video la incredibile ricchezza di colori di questo panno bianco. Come vedete, tutto ciò che poteva essere rimosso con la colletta è stato rimosso. Adesso, per proteggere la superficie prima del restauro pittorico, che non sono neanche sicuro ancora che se lo farò, il restauro conservativo prevede di mantenere la situazione della storia del dipinto proteggendo dalle intemperie che possono danneggiare un dipinto. Vedete, la vernicetta è molto liquida, con un pennello veramente morbido ripassiamo la superficie per ridare l'originale bellezza e brillantezza dei colori. Guardate la differenza di intensità di colore tra la vernice e la superficie senza la vernice. Guardate come saltano fuori e come vengono esaltati i colori di questo meraviglioso dipinto. Guardate che incredibile brillantezza del dipinto. Bene, la nostra tela adesso è asciutta, la vernice di ritocco protegge la superficie. Ho deciso che non ritoccherò il quadro pittoricamente, lo lasciamo trasparire tutta la storia che ha passato questa tela: la seconda guerra mondiale, la rivoluzione degli ungheresi contro i russi, tutti estati caldi e tutti inverni freddi che hanno lasciato il segno sulla superficie pittorica. Se avete già capito anche dalla prima puntata, noi siamo una neonata fondazione con una grande quantità di dipinti e opere d'arte anche cartacee. Molti di questi vanno restaurati. Quindi vi facciamo vedere il primo restauro in queste 3 puntate e il seguente puntata sarà quello dove faremo una replica di una cornice impero, stile impero, per incorniciare questo dipinto. Però vi farò vedere tutto il procedimento, come si può raggiungere un risultato molto bello che esalterà la bellezza di questo dipinto che appena abbiamo restaurato. Grazie per aver visionato il nostro video. Se vi interessa, guardate anche la prima e la seconda puntata, dove si può seguire tutto il procedimento del restauro dall'inizio. Guardate il nostro sito bresnai-berganozzi.org per vedere tutta la nostra grande collezione, che adesso è ancora
aspetta di essere restaurato. Grazie ancora, alla prossima edizione.